Come mai il nostro cane viene portato a raccattare tutte le cose e a non volerle più sputare compulsivamente fino al punto di ingoiarle o scappare via da noi? Va detto che il cucciolo passa questa fase, sta scoprendo il mondo e lo scopre con la bocca. Pensate che la bocca del cane è come se fossero le nostre mani, quindi è normale che il cane cercherà di esplorare. Starà a noi limitare i suoi comportamenti e premiare i comportamenti corretti. Mi hai sentito bene? Premiare i comportamenti corretti. Parliamo innanzitutto delle cause che fanno diventare questo comportamento da una semplice fase transitoria a un problema vero e proprio. L'errore che si compie è quello di punirlo sgridandolo, dicendogli no, lascia e cercando di strappargli la cosa di bocca. Questo porterà il cane a volerci evitare e scappare da noi, come per dire tanto non me la strappi di bocca, guarda, non mi prendi, oppure l'ho mandata giù. Seduta. Può spartire dalla mano, lascia, bravissima. Partendo dal fatto che il cane non capisce le parole, non capisce il linguaggio, ma gli va insegnato tramite l'utilizzo di associazioni positive. Per insegnarle il concetto del lascia, utilizzerò dei premi in cibo. È riuscita a beccare l'unica cosa che cerca. Premierò con la mano sinistra e con la mano destra invece appoggerò a terra il pezzo di cibo che lei dovrà imparare a lasciare lì a lungo andare, facendole associare la parola lascia quando lascerà perdere il premietto per terra, e premiandola con la mano sinistra farò in modo che il cane capisca questo concetto del non prendere cose da terra ma riceverle da me. Questo è il primo passo ed è un comando che può tornare utile in tantissime altre situazioni. Lascia. Bravissimo. Lascia. Hai visto che ha stortato la testa? Lascia. Perché sta iniziando a... Poi farà la deficiente, adesso lo prende. Io me ne frego, Lascia. Brava. Qui arriva il ragionamento. Con la mano destra appoggio il premio per terra e devo stare molto attento che lei non lo raggiunga e non lo prenda. Lascia. Altrimenti fallirò nel mio intento di essere chiaro e farle capire il concetto del lascia. Il premio per terra va lasciato lì perché tanto te ne do 2, 3 o uno più grosso con la mano sinistra. L'obiettivo è quello di aumentare la mia distanza dal cane e dal premio e abituarla che quella cosa per terra non è tanto interessante. Lascia. Ah, faccio anche dei passi indietro, adesso ce l'ho di nuovo in mano. Inizialmente lei non capirà quello che sto cercando di spiegarle, ma grazie alle ripetizioni, nei giorni, nelle settimane, riuscirò ad ottenere un comando molto efficace e soprattutto nella sua testa sarà presente questo comportamento e sarà associato a un ricordo felice. Lascia, ho aumentato il tempo, hai visto? Ah, la topina. Adesso cambio anche magari un po' la mano. Qua. Lascia. Bravissima. Lascia. Lascia. Vedi come me la gestisco? Gliene do 2. Bravissima. Questo glielo posso dare adesso perché è nella mia mano. Non deve prenderlo da terra. Da terra. Non è l'oggetto, ma è il dove. Sì, certo. Vedi com'è tranquilla? Questi esercizi sono esercizi per la calma anche. Io la gestisco così, vedi che non la spingo, non entro mai in conflitto. Mai. Se entri in conflitto con questi cani ti devastano la vita. Terra. Lascia. Vedi che posso iniziare a fidarmi di più. Però ho sempre la situazione sotto controllo. Se adesso glielo lancio lo prende. Però l'obiettivo è lascia, tiro, voglio tiro sotto i piedi e lei fa così.
Certo. Una volta che ha capito che le cose per terra le deve lasciare, perché ha quest'idea nella sua testa, smetterà di raccattare tutte le schifezzine per terra. Certo. Oppure addirittura vedrà una roba e poi ti guarderà, lì capisci che con il ragionamento di prima. Lascia. Speriamo che arrivi quel momento. Io glielo metto lontano, vedi che i suoi spasmi, io reagisco ai suoi spasmi. Se mi giro, la devo abituare, perché se io distolgo lo sguardo, va. Questo è stozzissimo, non lo usiamo più. Lascia. Bellissima. Hai capito come si fa? Sì. Adesso lei cerca non fa un cazzo, capito? Certo. Quando alza il muso e mi guarda le do il premio. Anche questo. Guarda. Brava Topolina, bravissima. Questo lo puoi fare la mattina, quanto ne ho fatto io 3 minuti così, e l'hai addestrata fino a pomeriggio. Poi il pomeriggio si fa magari altri 2-3 minuti di qualche altro esercizietto, però poca pallina, poco tira, perché è troppo carica. Ok. Io con Splash ho la cosa opposta, è troppo scarico e devo caricarlo. L'altro discorso è che durante la passeggiata, se continuamente butta giù il muso e raccatta schifezze da terra, dovrò munirmi di un collarino e fare molta attenzione a non fargli buttare il muso per terra, fermandomi, e ogni tanto magari posso decidere di premiarlo per aver lasciato un oggetto spontaneamente. Andiamo. Se ogni tanto sarete disattenti e il cane farà l'errore di raccattare cose che voi volete che lui lasci, mi raccomando di non intervenire come dicevo prima, di non andare da lui dicendogli no, lascia e strappargli le cose di bocca, perché in questo caso associerà al lascia qualcosa di spiacevole e un'interazione disfunzionale con voi. Voi volete che lui lasci quell'oggetto, mentre lui vorrà che voi lo rincorriate per fare quel gioco della lotta in cui alla fine vince lui perché voi non lo riuscite a raggiungere, oppure non riuscite a togliergli in tempo la cosa di bocca e lui la manderà giù. State molto attenti, perché ci sono dei cani che non fai in tempo a vedere che cosa hanno preso che già l'hanno ingoiata. Andiamo? Quindi, se dovesse capitarvi in una situazione reale, ignorate o al limite tirate fuori un premietto e utilizzate la situazione per insegnargli il lascia con il rinforzo positivo, non con le punizioni. Lascia, guarda. Lascia. Dai premietto. Brava. Ok. E poi non glielo faccio più raggiungere. Trac. Adesso facciamo anche il marciapiede. Guarda. E la riporto qua, non lo faccio sparire, vedi? Sì. E cerco di non farle mettere giù il musetto. Ok, e stai molto attenta al musetto, che non metta giù il muso per prendere le schifezze. Ok, bravissima, bravissima. Vediamo. Mi guarda. Vai, fai una bella camminata, lei sta comportando molto bene. Sei una star, guarda come guarda in camera. Ma che bravissima, guarda che rispetto all'altra volta cambia bene. Ma non tenerla così tesa, tienila bella morbida. più morbida. Sì, vai. E poi vedi, lei mi supera. Sì, poi pian pianino si sistema. Qui c'è la mia ombra. Arrivo. Arrivo.